Ma ve lo ricordate questo rumore? È il nostro caro vecchio amico 56K. Era 20 anni fa che internet sbarcava letteralmente nelle nostre case e ne sono passati di giga sotto i ponti. Ma per molti italiani, purtroppo, la situazione per navigare non è così diversa da allora. Ma da oggi tutto cambia, perché entro il 2020 la promessa è che l'85% degli italiani avrà la banda ultra larga a portata di mano. Vi state chiedendo come? Adesso devi ispezionare l'uscita del cavo. Siamo qui con Matteo Carli, che è il responsabile del progetto su Venezia. Ecco, quello che noi vorremmo sapere è chi è Open Fiber. Open Fiber è una società compartecipata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti. È una società che ha l'obiettivo di realizzare una rete FTTH su tutto il territorio nazionale per poi offrirla agli operatori telefonici e agli operatori del settore. Qui a Venezia cosa state facendo? Open Fiber ha avviato un piano su 271 città e attualmente ha avviato i cantieri su 81 città. Venezia è una delle prime 10 che sono state interessate dall'avvio dei lavori. Però diciamo che Open Fiber vuole arrivare anche a borghi, piccole cittadine tramite i bandi statali, giusto? Open Fiber sulle 271 città ha un intervento diretto con capitali propri, cioè circa 4 miliardi di investimento. Le aree cosiddette aree bianche, quelle dove il ritorno economico dell'investimento sarebbe impossibile o in tempi lunghissimi, c'è un investimento comune, operatore privato e lo Stato. Per cui Open Fiber si è aggiudicata i primi 2 bandi della gara Infratel e porterà la fibra su tutte quelle aree a fallimento di mercato, circa oltre 6.000 comuni in tutta Italia. Ma se noi volessimo sapere realmente che opere state realizzando qua a Venezia e come stanno andando i lavori? Su Venezia l'investimento è di circa 40 milioni di euro, ha l'obiettivo di collegare oltre 120.000 unità immobiliari. Sappiamo che stiamo creando dei disagi alla popolazione, ma del resto se vogliamo rompere con il passato dobbiamo rompere. A Campo Santo Stefano abbiamo un cantiere diverso da quello che abbiamo visto prima. Prima abbiamo visto all'opera un sommozzatore che stava posando un'infrastruttura in corrispondenza di San Marco. Quell'infrastruttura ci consentirà di alimentare tutta l'area di San Marco con la nostra rete FTTH. Qui invece abbiamo realizzato un'infrastruttura interrata. Da questo pozzetto andiamo sull'edificio ad agganciarsi a un tracciato dell'illuminazione pubblica. Il nostro obiettivo è quello di minimizzare gli interventi sulle pavimentazioni storiche, sfruttando al massimo quelli che sono i tracciati esistenti, sia dei tracciati di Enel Distribuzione sia dell'illuminazione pubblica. Ma di tutta questa storia, cosa ne sanno davvero i veneziani? Sapete cos'è la banda ultralarga? No, banda, cioè... Un attimo che lo cerco su Wikipedia e mo te lo dico. La banda ultralarga è quello che sta mettendo adesso in giro dappertutto per avere la cosa veloce. È l'internet ultra veloce, quello che mi permette di guardare i film in streaming senza aspettare troppo? Ha 4 giga, no, mi pare. Anche di più. Anche 6, 7, molto bene. All'ombra del campanile di San Marco il nostro racconto oggi finisce qui, ma continuate a seguirci nel nostro viaggio in giro per l'Italia alla scoperta della banda ultralarga.